Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la prima parte di febbraio 2023. Abbiamo il Papa e l'Eremita, amici del Toro. Periodo di presa di consapevolezza, direi in solitaria. Quando c'è la carta del Papa si parla sempre di canalizzazioni, di qualcuno che è in grado di percepire i messaggi dall'alto e di condividerli, tradurli, diciamo, per la comunità. E qui con la carta dell'eremita è un po' come se aveste bisogno di trovare un vostro momento introspettivo. È come se aveste bisogno di cercare la vostra verità per poi comunicarla agli altri. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Come dico sempre, le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire diversi oroscopi e trovate anche altri link a video che potrebbero essere interessanti. Per quello che riguarda l'indirizzo email, invece, ho preparato questa fantastica slide. Potete fare lo screenshot, così è più facile per tutti trovare l'indirizzo email. Allora, partiamo con un 10 di spade, un asso di spade, un 5 di denari, abbiamo la carta del mondo e un 3 di coppe. Abbiamo un re di coppe e un 2 di coppe. Wow! Allora, cari amici, periodo di rinnovamento. Sento che con questo 10 di spade e l'asso di spade c'è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. È un po' come se ci fosse una sorta di sensazione, come vi posso dire? Abbiamo un 5 di denari, è sempre una carta un po' pesante a livello energetico, parla di una perdita, scusate, parla di una perdita anche molte volte a livello economico o altre volte fa riferimento a un certo tipo di mentalità che è quella del mendicante, ovvero si mendica letteralmente ehm, per riuscire a sopravvivere, ma all'atto pratico non si fa niente per cambiare questo tipo di situazione. È un po' come se si fosse integrata a un certo tipo di malessere, come se qualcuno fosse abituato a vivere in un certo stato di sofferenza. E qui, con l'asso di spade, è un po' come se si dicesse no, basta, allora tagliamo quello che non serve più. Il mondo infatti è in centro lettura. Qui si tratta di cambiare sia a livello mentale la visione del vostro mondo, sia a livello di quello che voi comunicate fuori e il vostro modo di vedervi all'interno di una situazione. È una questione di attitudine mentale. Per qualcuno la carta del mondo fa anche riferimento a un eventuale trasloco. Difatti potrebbe essere che ci sia la necessità di spostarsi o che questo taglio che inizierete a fare con questo asso di spade, ehm, appunto, sia necessario farlo anche da un punto fisico, da un punto di vista fisico, quindi trasferirsi letteralmente. In questo senso, ragazzi, sento che tutto quello che è la sfera delle amicizie, di chi vi sta intorno, soprattutto questo re di coppe, che se non conoscete ancora potrebbe essere una persona che entra, nel momento re di coppe fa riferimento a una persona generosa, a un terapeuta, avete anche la carta del Papa, io lo sento un po' come fosse l'arcano minore del Papa anche perché è il terapeuta spirituale, quindi potrebbe anche essere una persona che vi aiuta, magari anche solo un amico che ha quel tipo di attitudine
e vi aiuta a trovare nuovi compromessi, nuove alleanze. Vi dirò che essendoci il 3 di coppe, il re di coppe e il 2 di coppe, so che dovrebbe essere una stesa generale, ma vi dico che se doveste partecipare a qualche tipo di rito, celebrazione, festa, rito, ma anche riti tipo battesimi o cose di questo genere, matrimoni, cose diciamo ufficializzate dalla Chiesa, in questo caso perché c'è il Papa. Se non siete, insomma, sotto la Chiesa cattolica cristiana, chi per voi professa, insomma, si tratta di riti religiosi, ecco, poi qualsiasi sia la vostra religione è valido. Ho come l'impressione che potreste conoscere una persona con la quale inizierà una nuova collaborazione, una nuova unione. Il 2 di coppe vi ricordo che normalmente è l'unione di tipo romantico, ma se per voi non fosse così, può anche essere una bella amicizia con una persona. E l'amicizia qui la sento in ogni dove. Sì, si tratta forse di uscire un po', ecco, uscire proprio fisicamente. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta, un po' più nello specifico. Andiamo a vedere il 10 di spade. Allora, 8 di pentacoli, la carta dell'imperatrice e il cavaliere di bastoni. Allora, qui potrebbe tranquillamente essere sia una situazione lavorativa o anche una situazione familiare o inerente comunque a una persona, una donna, sovrapposta, mi verrebbe da dire, a voi, un capo, una madre anche, perché quando c'è l'imperatrice fa riferimento alla propria madre. Ehm, Ho come l'idea che qui sentiate l'esigenza di fare qualche cosa per appunto uscire da questa situazione. Per qualcuno vi dirò che è come se fosse iniziato da poco un nuovo lavoro, una nuova quotidianità, anche una nuova relazione potrebbe essere, perché comunque qui abbiamo imperatrice e cavaliere di bastoni. Però più che la relazione sento in realtà che è come se avesse deciso ad un certo punto di alzare la testa e di dire ok, basta, è ora di fare qualche cosa per cambiare la mia realtà. Ed è qui che vediamo l'asso di spade. Andiamo a vedere questo asso di spade. La luna al contrario e l'asso di bastoni. Ho come l'impressione che inizierete a prendere di petto tutte quelle che sono le vostre paure, a chiedervi perché ho paura di questo, come mi fa comportare questo tipo di paura. Ci sono due assi, quindi sicuramente inizierà qualche cosa. Quando c'è l'asso di spade normalmente è o una verità, quindi la comunicazione, o un ordine mentale. Io ho come l'impressione che qui sarà un movimento, un'azione, un qualche cosa che vi porterà a affrontare, come vi dicevo, certe proiezioni dovute al passato o certe paure o certi stati d'animo. Andiamo a vedere il 5 di denari. 7 di spade e la torre. Ragazzi, allora io sento che questo 5 di spade fa riferimento al vostro ego. Cioè, quando qualcuno è un po' come se voleste stare in questo tipo di situazione. Quando c'è un 5 di pentacoli è perché ormai, come vi dicevo all'inizio, si ha integrato un certo tipo di sofferenza, come se la sofferenza fosse, cioè come se la vita fosse quella roba lì, come se non ci fosse una speranza, speranza per un domani migliore. Però in realtà queste carte ci dicono che ve la state un po' raccontando, vi state un po' raccontando delle bugie. Quando c'è questo 5 di pentacoli, questa sorta di attitudine, molte volte ce la trasciniamo un po' dietro perché fare qualche cosa per smuovere la situazione vuol dire darsi da fare, vuol dire fare delle azioni concrete, vuol dire fare un percorso di introspezione, di autoanalisi e anche di, come vi posso dire, bisogna rendersi conto che ci si è raccontati delle bugie. Perché il 7 di spade parla di quello. Probabilmente qui qualcuno pensa che le cose debbano andare in un certo modo, pensa che le cose sia giusto che vadano in un certo modo, ma
non si sta facendo molto, ragazzi, per cambiare questo tipo di situazione o attitudine. E tenete presente che comunque, avendo anche la carta della torre, qualche questione, qualche sicurezza, qualche certezza, qualche verità verrà a galla e qualche struttura crollerà. Andiamo a vedere. Ok, la carta del mondo è spiegata dal 6 di spade e dal 9 di bastoni. Sì, ho come la sensazione che abbiate proprio bisogno di spostarvi da lì, perché anche se di spade è una carta, parla in realtà di staccarsi da qualche tipo di pensiero o forma pensiero o credenze limitanti inerenti la madre, inerenti la famiglia di origine, diciamo, però è anche una carta che parla di allontanarsi, di lontananza, appunto. È un po' come se per allontanarvi da questa situazione la cosa giusta da fare è proprio allontanarsi da un punto di vista fisico, concreto. Perché qui ho come l'impressione che siate in una situazione un po' forzata. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Cioè è un po' come sto male, mi rendo conto che sto male, vorrei che tutto finisse. Cosa devo fare? Qui è cosa devo fare? E qui è l'inizio della comprensione su quali sono le bugie che vi siete raccontati o che vi hanno fatto credere. Cioè, molte volte i nostri genitori ci educano in un certo modo perché è quello che hanno imparato loro e magari loro stessi non si sono mai domandati se quel tipo di realtà fosse giusta o no. Semplicemente hanno seguito quello che è stato insegnato e molte volte riperpetuano la stessa cosa con i figli senza porsi la domanda. Ora siamo noi figli o saranno i vostri figli che si faranno certe domande e cercheranno, diciamo, di rompere questo tipo di schema, questo tipo di credenze limitanti. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Re di coppe nuovamente. Mm, ho come l'impressione, sì, di nuovo, che sarà ad una festa che incontrerete questa persona. Potreste anche incontrare più di una persona, vi dirò, visto che abbiamo comunque le due figure. Andiamo a vedere questo re di coppe. Wow, fante di coppe e asso di coppe, ragazzi. So che dovrebbe essere una lettura, insomma, generale, e infatti voi prendetela come una lettura generale, però avendo tutte queste coppe ho come l'impressione che davvero potrebbe iniziare o una nuova relazione o una nuova collaborazione o una nuova amicizia matura. C'è qualcuno qui che viene a farvi un'offerta. L'asso di coppe normalmente è proprio la nascita di un'idea, l'inizio di un innamoramento. E se fosse una questione tipo lavorativa o abitativa, visto che qui abbiamo visto che potrebbe essere utile allontanarvi, potrebbe essere che qualcuno vi fa un'offerta e vi affitti tipo un cottage o una parte di casa sua, non so, ho come la sensazione che qua voi dobbiate traslocare o abbiate bisogno di spostarvi da dove siete, magari anche per una questione di essere più vicini al lavoro, eh. Ma c'è uno spirito di sacrificio un po' troppo marcato in voi, dal quale vi dovete staccare. Andiamo a vedere due di coppe. Abbiamo il 9 di spade. Mm. Oh, queste sono troppe. E il Papa al contrario. Interessante. Perché può essere qualche cosa che inizia con calma, ok? Quando c'è il Papa al contrario è perché è qualche cosa che non è ufficiale. Non so se per qualcuno può risuonare, ma ogni tanto arrivano parole, odori o insomma, ehm, può essere importante in questo senso un aroma di arancio o magari una degustazione che andrete a fare o un pranzo ad un ristorante dove ci sarà qualche dessert particolare con l'arancio e magari potrebbe essere un'indicazione, insomma, di dove potreste conoscere questa persona.
Però sì, è in un posto dove si sta celebrando qualche cosa. Ripeto, prima avevo la sensazione del battesimo, normalmente il Papa è il matrimonio, però a me è venuto battesimo. Adesso vedo questo asso di coppe che fa riferimento alle nascite, il fante di coppe fa riferimento ai figli, quindi potrebbe essere che magari dobbiate partecipare ad un battesimo o non lo so, magari lavorate in un ristorante dove ci sarà questo battesimo, insomma, conoscerete questa persona, ragazzi, che se non è la persona con la quale potrebbe iniziare questa amicizia, potrebbe anche essere una persona che vi viene in aiuto in quanto terapeuta. Può essere un'offerta di ogni tipo, quella del fante di coppe. Wow, ma che bello! Sto pensando, se foste in una relazione, può essere che ci saranno delle cose da mettere in chiaro, ma una volta che voi uscirete da questa sensazione di vittima e prenderete distanza, le cose inizieranno a cambiare. E vi dico questo perché il fante di coppe molte volte viene anche interpretato, considerato che c'è anche la luna, come una persona che viene a porgervi delle scuse. E qui con l'asso di coppe ci si prepara ad un nuovo tipo di accordo, ad un nuovo tipo di equilibrio, che magari non è ufficiale, magari dà ancora un po' da pensare, ma è comunque qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere ancora un oracolo per gli amici del toro. Arcangelo Zadkiel, carta numero 21. Abbiamo autoaccettazione, compassione e perdono e le sento molto collegate con questo asso di coppe, la colomba bianca, la purezza di cuore. Perdono è collegato quindi anche a qualcuno che può essere venga a farvi delle scuse. E l'autoaccettazione, ragazzi, la sento un po' collegata con questa zona della lettura perché qui si tratta di accettare che non si è perfetti, ma nessuno lo è, cioè va benissimo non essere fatti tutti con lo stampino e non essere tutti uguali, tutti standardizzati. Ognuno ha bisogno del proprio equilibrio ed è giusto che ognuno, insomma, cerchi di crearlo con la controparte, sia controparte, diciamo, come relazione romantica che anche come relazione lavorativa o di amicizia. È giusto che ognuno crei i propri equilibri senza necessariamente seguire nessuno standard. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Se è sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!